oggi c'è un bel sole caldo. Prima missione, cos'è che fanno i bambini più di tutti gli altri? Sporcare i vestiti. E quindi quella è la cosa che più spesso fanno le mamme, lavare i vestiti. Ma siccome non abbiamo tempo di farlo noi, andiamo in lavanderia. Non ho la voglia a fare io. Non abbiamo voglia. Non abbiamo nemmeno lo spazio per asciugare. Vabbè, Questo tizio con la bici che sputava per terra. vabbè, qua sputare per terra è la norma. Se non sputi ti dicono perché non sputi. Non credo. Quindi cerchiamo una bella lavanderia dove in un giorno ti fanno tutto. In pratica andiamo alla lavanderia di un ostello, eccola. Ok, let's... Tomorrow. Quant'è? 1,5 kg? 2 kg. 2 kilos? 80 baht? Yes? Yes. Okay. Can you say for example? I didn't understand, sorry. Can you say for it? Ah, ok. Quindi 80 baht 2 kg? Sì. Quindi 3 euro, nemmeno, 2,80 euro. 2,80 euro, 3 kg. 2 kg. 2 kg. 2 kg di roba puzza. Tra cui 1,5 kg roba puzza tua. No, secondo me più o meno... E domani si va qua, eh? Cosa succede a non stare attenti alle macchine? Allora, cambio di programma. Abbiamo scoperto tramite un nostro vicino che ci sarebbero delle proteste oggi. Moment. What is it? This one, when your son sick, you can. Ah, yes. Thank you very much. Tramite questo. You Thank book you. everything, not today. Huh? Ok. Save your money. You book accommodation, tracking, everything. Ah, ok, thank you very much. Praticamente ci ha detto che oggi è una festa nazionale durante la quale ci sono tra l'altro delle proteste. È un po' rumoroso. E in pratica ci ha detto che la zona del... E in pratica, allora ci ha detto due cose che potrebbero essere interessanti se fossero vere, dobbiamo appurarlo. Intanto che c'è una manifestazione nella zona del tempio, del Grand Palace dove volevamo andare, ed è tutto bloccato, quindi ci ha detto andate a visitare questi altri templi qui vicino, che sono aperti solo oggi. A me è sembrato strano però, perché spesso fanno questa cosa per farti andare dove vogliono loro, no? E farti comprare qualcosa in giro. Noi abbiamo cercato su internet ed è vero che ci sono delle proteste oggi in quella zona, quindi abbiamo deciso di andare dove diceva lui e ci ha detto andate con un tuk-tuk che per 40 baht tutti e tre vi porta in tutti e tre i templi da vedere. E adesso stiamo facendo questa cosa, adesso facendo il suo primo giro in tuk-tuk e è molto rumoroso e puzza da morire di benzina qua dietro, ma male c'è la cosa da Guarda, annusare, quelle che ha dato. e ci ha pure anche dato uno stick da far annusare ad Alessandro se dovesse sentirsi poco bene. Non so che c'è dentro. E le erbe. Erbe potentissime, ma non è questo. veleno di cobra, cose così. Nonostante avessimo letto e visto decine di testimonianze sulle truffe a Bangkok, ci siamo cascati. Perché? Forse perché era solo il secondo giorno di vacanza ed eravamo eccitati e meravigliati da tutto? Forse il jet lag ci aveva resi meno lucidi? O forse semplicemente queste persone sono allenate, vivono di queste piccole truffe, sono organizzate e sanno esattamente chi colpire e quando. La scusa? Geniale! Una presunta manifestazione contro la guerra al confine con la Cambogia, che tra l'altro è scoppiata qualche giorno dopo e che avrebbe costretto alla chiusura il Grand Palace, che non chiude mai. Poi il consiglio: andate a vedere altri templi bellissimi qui vicino e soprattutto approfittate della giornata del turismo. Secondo lui, proprio quel giorno, in un'agenzia convenzionata con il governo, c'erano sconti incredibili sulle prenotazioni e noi ci siamo cascati. Alla fine abbiamo prenotato tutte le escursioni a Chiang Mai e molti dei collegamenti per i giorni successivi, spendendo circa 750 euro. A conti fatti 200 in più rispetto a se l'avessimo fatto da soli.
Ecco la truffa. Perché queste persone sono così brave? Perché lo fanno ogni giorno. Le truffe in Thailandia sono sempre le stesse: approfittare della fiducia dei turisti per vendere qualcosa a prezzo gonfiato. E per quanto tu possa prepararti, a volte ci caschi lo stesso. Purtroppo non abbiamo potuto filmare all'interno del primo tempio, il Wednesday Buddha Temple, il tempio del mercoledì, ma abbiamo fatto qualche foto. Questo è uno dei templi più particolari di Bangkok ed è dedicato appunto al mercoledì. Ogni giorno della settimana ha una propria immagine del Buddha e in questo tempio c'è il Buddha in piedi, con la ciotola per le offerte, simbolo di compassione e generosità. È un luogo silenzioso e spirituale, perfetto per chi cerca un momento di pace nella frenesia della città. Allora, questo è l'ufficio del turismo che ci ha consigliato di visitare prima quel tizio che ci ha detto di prenotare tutto oggi perché si paga di meno, e ci siamo fermati lì per sbaglio per andare al 7-Eleven, quindi siamo entrati e abbiamo prenotato tutte le escursioni di Chiang Mai per 4 giorni praticamente. Tutti i tragitti, il traghetto, bus, eccetera, eccetera. Sì, tutti i trasporti, tutte le escursioni con i pranzi compresi, pranzi e cene comprese, pick up all'hotel. Abbiamo speso 720 euro per 3 persone. 750 euro. Non so, magari sarebbe costato meno fatto zaino in spalla con i mezzi pubblici presi mano a mano che si andava avanti, prenotando le cose, non so, lì sul posto, però avendo un bambino conviene fare così. Comunque sì, si spendono quei soldi. Siamo diretti qui al Tempio di Marmo. Ecco il secondo tempio, il Tempio di Marmo. Ecco, di quale? Anche di là? Ah, sì, l'ingresso ufficiale è questo. Non era for free? Buy tickets here. Child free, ok. 200. Io ce l'ho pure io gli 100 nel baht. Quindi 200 baht l'ingresso sarebbe tipo 3 euro. Vabbè, si può fare un ingresso. Ah, pantaloncini corti, no? Mi devo mettere. Excuse me, have I put. Ok? Togliamo le scarpe. Anche questo è molto bello. All'interno del primo non ho potuto filmare, ma qui sì. Che bello questo Buddha d'oro. Il Tempio di Marmo, o Wat Benchamabopit, è uno dei più eleganti di Bangkok. Che te ne pare? Belli, eh? Rinfrescati. Costruito con pregiato marmo di Carrara, unisce architettura thailandese e influenze occidentali. Il cortile e le colonne bianche riflettono la luce in modo straordinario, creando un'atmosfera di armonia e bellezza senza tempo. Mi piacerebbe leggere quelle scritte, ma è tutto in thailandese. Che bello quest'albero. Che storia avrà? Sarà tipo 1000 anni. Questo signore che si fa proteggere da un cobra. Buddha, the attitude of spreading Naga. Naga sarebbe il serpente, immagino. Comunque il sole picchia abbastanza. Io voglio andare In piscina, lo sapevo io. no, perché fa caldo. Ci sarebbe la piscina. Ci sarà. Finiamo il giro
Ci facciamo riaccompagnare dal tuk tuk. Si torna in albergo? No, che è la? No? Dove? Che ha detto? L'ufficio Ah, per sì. prendere i biglietti e poi ci porta un altro. Ah, ok, non avevo capito come al solito. Un altro Sì, è vero. tempio e poi la barca. È vero, perché quando siamo usciti dall'ufficio turistico, lei ha detto al nostro guidatore: fra un'ora riportali qua che gli do tutti i biglietti. E poi dobbiamo andare a vedere un altro tempio e poi torniamo in albergo. No, poi andiamo alla barca e proviamo a direttamente. sì. Ah, ok, poi andiamo alla barca. Buongiorno. Poi andiamo alla barca e poi andiamo al Grand Palace. Hai indovinato? Lo mangiamo pure? Sì. Lo mangiamo pure? Ma tu hai fame? No, adesso no, ma penso che quando arriveremo lì. Poi possiamo comprare un toast a 7-Eleven. Vabbè, vediamo. No, vediamo. Allora, siamo praticamente nell'anticamera del Grand Palace. C'è un macello di gente, ovviamente. Quelli credo siano giapponesi, cinesi, boh. E adesso andiamo un attimo in bagno e poi entriamo. Allora, siamo appena entrati al Grand Palace, abbiamo fatto i biglietti in realtà. 500 baht a testa, quindi circa 46 euro per tutte e tre. Però vale la pena, bisogna venirci. La vinta di ieri, se non aveste... No, 40. 40 euro. Se non avete visto il video non sapete di che cosa. In che senso, scusa? Beh, stai parlando della ruota panoramica. Ma- 500 a testa. Ma guardati intorno. Guarda che meraviglia è sto posto. Il Grand Palace è senza dubbio l'attrazione più famosa di Bangkok. Costruito nel 1782, è stato per oltre 150 anni la residenza ufficiale del re di Thailandia e oggi viene utilizzato solo per cerimonie reali e occasioni speciali. All'interno si trovano palazzi, cortili e templi, tra cui il celebre Wat Phra Kaew, che custodisce il Buddha di Smeraldo, la statua più sacra del paese. Il biglietto costa 500 baht, ma vale ogni centesimo. La ricchezza dei dettagli, i mosaici dorati e l'architettura lasciano davvero senza parole. Un consiglio: venite al mattino presto quando c'è meno folla e il caldo è più sopportabile. Ricordatevi che qui il dress code è rigidissimo, niente pantaloncini corti, spalle scoperte o abiti trasparenti. Visitare il Grand Palace significa immergersi nel cuore spirituale e culturale della Thailandia, un luogo dove storia, fede e bellezza si fondono in modo davvero unico al mondo. Insomma, ti piace qui o no? Sì. È uno dei posti più belli che hai mai visto o no? No, sì. Il posto più bello però è casa. Vabbè, che c'entra? Questa che cos'è? Una campana? Come parli? No, si chiamano stupa tecnicamente. Uno stupade. Stupa. Uno stupido. Devo tagliarla questa. E qui c'è anche una miniatura, ma non è molto miniatura, di Angkor Wat, un modello di Angkor Wat. Io le miniature me le ricordavo più piccole. Ma è fatta bene questa. No. Sì. Ma c'è anche della sabbia. Sto morendo di fame. Hai fame? Adesso andiamo. Ho di nuovo quei serpenti in mano d'oro. E comunque, ovunque si guardi, in qualsiasi direzione, c'è qualcosa che ti fa spalancare la bocca per la meraviglia, perché è davvero un posto incredibile.
per tornare indietro verso l'hotel prendiamo una barchetta piccola qui, Tachang Pier. Qui c'è tutto il... sì, va abbastanza veloce. Qui c'è tutto lo schema con le stazioni. E meno male che è la stagione delle piogge. Stiamo cuocendo, fa caldissimo. Adesso Wat Arun. Ed ecco il Wat Arun. Bello bello bello. Il Wat Arun, o Tempio dell'Alba, è uno dei luoghi più iconici di Bangkok. Le sue torri, decorate con porcellane colorate, riflettono la luce del sole, creando un effetto unico, soprattutto al tramonto. Con i suoi 70 metri d'altezza, salire fino in cima regala una vista spettacolare sul fiume Chao Phraya e sulla città intera. Guardi dalla parte sbagliata, il Wat Arun è di là. Stasera ci siamo ricordati di fare la chiusura, vero Ale? È stata una giornata abbastanza intensa. E non ho mangiato. Non hai cenato ancora, ma cenerai dopo probabilmente. Anche se sono le... Ceno, papà. sono le 10, vabbè, vediamo. Comunque Ale ha camminato tanto oggi, si è dovuto sorbire il Palazzo Reale e il Wat Arun, ha camminato tanto e ha fatto tanto caldo tra l'altro, quindi abbiamo pure sofferto parecchio il caldo, abbiamo usato un sacco e forse sono stati mezzi scammati. Lo dobbiamo scoprire, lo scopriremo a Chiang Mai, poi magari scendiamo nei dettagli e niente, possiamo dire buonanotte? Chiudiamo, vai. Ragazzi, qui ci vedremo in un prossimo video. Ciao. E con la giornata al Grand Palace e al Wat Arun si chiude il nostro secondo giorno a Bangkok. Tra truffe, templi e tuk tuk ci portiamo a casa ricordi indimenticabili e un po' più di esperienza. Ma il viaggio continua. Nel prossimo episodio ci aspetta una delle zone più colorate e profumate della città, Chinatown. Tra lanterne, bancarelle e piatti incredibili scopriremo un angolo di Cina trapiantato a Bangkok, dove il cibo è così buono che persino io ho chiesto il bis. Non perdetevi il prossimo episodio, sarà una vera festa per gli occhi e per il palato.